Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi voglio presentarvi un video un po' particolare, un po' diverso dalla solita routine, nello solito format che io pubblico sul mio canale. E sostanzialmente molti di voi mi hanno fatto notare della, non dico gravosità, ma soprattutto della pesantezza dei video che io ho mostrato nell'ultimo videoclip che io ho pubblicato, che tra l'altro riguarda in tema alla guerra e ai fatti che stanno avvenendo in questo momento, che già tutti conosciamo. Io quando ho pubblicato questo video, la guerra era già scoppiata, in Ucraina era già scoppiata, ma sostanzialmente quelle immagini, quei video lì facevano riferimento già a un videoclip che io inserisco all'interno dei miei spettacoli del Quantum Live Contest che io lascio nei miei live. Allora so che le immagini me le avete fatto notare e che sostanzialmente le immagini erano molto crude e molto veritiere, anche se facevano riferimento a altri tipi di guerra. In ogni caso quello che io sono andato a pubblicare aveva tutto un insieme di contesto su appunto i fatti che stanno accadendo in questo momento in Ucraina. Per questo io ho deciso di pubblicare anche un altro video che sostanzialmente mentre si vede solamente io che suono, escludendo completamente tutte quante quelle scene che appartengono alla guerra. Ecco, questa volta io però voglio ringraziarvi prima di tutto per tutti quelli che si stanno registrando al mio canale, ma soprattutto volevo farvi menzione e un po' aumento locale di tutti gli strumenti e dell'equipaggiamento che io uso nei miei videoclip. Molti di voi me l'hanno chiesto. Allora, War è una cover di Joe Satriani che è uscita nel 1990 assieme all'album di Extremist, e all'epoca era uscita appunto per la guerra in Iraq che era scoppiata ancora in quegli anni. E quindi in questo caso qua io ne ho fatto riferimento ai fatti odierni. Per suonare quel tipo di brano sostanzialmente c'è un uso enorme di effetti e di suoni che variano un po' alla volta, poi sono anche due chitarre che vengono automaticamente sincronizzate nel brano. Io per suonare War ho utilizzato questo tipo di strumento. Questa è una JS 1000 del 2001, ok, con pickup di Marzio. È una versione standard praticamente, anche se comunque in ogni caso è numerata, e io utilizzo spesso per i miei live per i brani di Satriani, il quale sarebbe lo strumento più indicato in queste contest. Sia questo strumento che io vado a utilizzare nel videoclip sarà anche la Harley Benton Fusion Pro Series. È un po' più pesantina rispetto a questa JS 1000 e comunque ha i pick-up della Roswell anziché quelli di Marzio. Io sono rimasto molto sorpreso da questi pick-up perché sono riuscito ad ottenere tutte quelle timbriche, quelle dinamiche di cui uno strumento ne avevo bisogno. E anche questo strumento monta Floyd Rose, questo è un Floyd Rose originale serie 1000, ok, col suo bloccacorde eccetera, cioè uno standard normale. Io sono molto affezionato a questa chitarra, anche non solo per un valore affettivo al quale mi è stata data, ma anche e soprattutto perché è diventata la mia prima chitarra. Sostanzialmente ormai tutti i brani, quelli che sia che registro e che vado poi a inserire all'interno del mio canale YouTube, li suono prettamente con questa. Per ottenere le timbriche di War uso tantissimo la leva vibrato. Perché vi dico questo? Io vi dico questo perché sostanzialmente adesso verranno fuori, ho intenzione di far uscire praticamente dei miei video dove spiego anche come si suonano determinati brani e anche e soprattutto
come si possono ottenere determinati suoni da questi tipi di strumenti qua. Cosa molto interessante è nel brano di War è l'utilizzo proprio appunto diciamo così degli effetti. Satriani ha la sua strumentazione e utilizza quella anche se in maniera modificata e tutto il resto con tutti i suoi effetti al seguito. Io trovandomi in un ambiente, in uno studio dove devo per forza di cose non posso utilizzare grossi apparati di amplificazione, io mi affido, ed è da tanti anni che lo faccio, mi affido principalmente a una serie di modelling che già dal 2009 io utilizzo, e lo utilizzo con l'iPad. Allora, il software che io uso specialmente nelle registrazioni live, nelle registrazioni e nei miei videoclip, è principalmente Jamup Pro. È un software della Positive Grid che è disponibile per mobile, esclusivamente per mobile, e io lo utilizzo con il mio iPad. Un iPad di quarta generazione che interfaccio direttamente con lo strumento utilizzando l'iRig Pro, ok? Quindi entrando dentro l'iRig Pro esco dall'uscita del mio iPad e vado direttamente al sequencer oppure al mixer se voglio fare delle esibizioni live. Questa è la configurazione. Adesso io vi manderò anche direttamente in descrizione tutte quante le configurazioni e la catena di effetti che io utilizzo per suonare questo tipo di brano qui. Ecco, come faccio poi a controllare? Allora, come faccio poi a controllare sostanzialmente i suoni utilizzando l'iPad e ovviamente l'iRig Pro? E sostanzialmente cosa faccio? Io mi affido a una pedaliera MIDI che io posso interfacciare benissimo con l'iRig Pro, eccolo qui. Io uso prettamente questa, me la programmo direttamente al computer, che è la Behringer FCB 1010 con due pedali di espressione già collegati, e io qui praticamente posso avere tutti quanti i controlli che voglio via MIDI su qualsiasi dispositivo, anche direttamente controllando il rack che sta alle mie spalle, che non è in questo caso qua in questo video, che avremo l'occasione di vederlo in un prossimo video ancora. Cosa importante è questa, che nei brani di Satriani, nella stragrande maggioranza, come in questo caso qua per War, l'uso del wah-wah è imperativo. Io ho già la mia pedaliera con tutti i miei catene effetti eccetera che utilizzo con il Marshall 6100, ok? Però stando in studio e avendo alcune determinate esigenze, io utilizzo appunto questa pedaliera qui per controllare i suoni, e essendo imperativo l'uso del wah-wah in determinati suoni, io utilizzo il pedale di espressione con questo tipo di pedaliera. Nel video non si vede, ma sostanzialmente l'uso intelligente che ne fa il Satch di questo tipo di timbriche e di tonalità in questo specifico brano è davvero singolare, perché lui ha un completo controllo di tutte le tonalità e di tutti i riff che esegue lì all'interno. Io adesso con questo avrei finito. Vi ho anticipato solo qualcosa. Al momento vi renderò disponibile a tutti le mie lezioni online, che mi raccomando non perdetevi l'occasione di seguire anche i miei corsi e la mia didattica online. Potete trovare tutto quello che serve in descrizione qui sotto a questo video. Per questa introduzione è tutto. Io vi invito a seguire interamente questo video senza i filmati per quanto riguarda la guerra, e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube e evidentemente di lasciare un vostro commento, e mi raccomando restate sani e restate rock.